Esiste una vettura sportiva costruita da Ford negli anni 60, esattamente dal 64 al 69, pensata per contrastare il dominio Ferrari nelle gare di durata, come ad esempio nella famosissima 24 ore di Le Mans. Stiamo parlando della Ford GT40, in questo caso la versione MK2. Slot ci propone questa vettura nella splendida edizione numero 3, una vettura diventata famosa perché artefice della splendida tripletta proprio ai danni della Ferrari nel 1966, guidata da Gurney e Gant. Una vettura sicuramente diventata famosa anche grazie al film Le Mans 66. Ciao ragazzi, io sono Massimo e vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Se vi attira tutto quello che gravita attorno a questo fantastico mondo, siete nel posto giusto. In questo canale vedremo unboxing, novità, esperienze, preparazioni e anche i recap delle gare dove potreste essere voi i protagonisti. Oggi facciamo l'unboxing di una vettura iconica in una splendida colorazione rosso fuoco che ci riporta immediatamente a vivere le emozioni della corsa di Le Mans. Questa sarà una delle vetture che preparerò e poi insieme a tutto il mio team dei Calabroni Rossi proveremo per la gara di Modena organizzata da Slot It, che riguarda appunto tutte le vetture classic. Ragazzi, allora come sempre non mi rimane che dirvi di mettervi comodi, io intanto passo con la visione dall'alto e iniziamo subito con l'unboxing di questo nuovo modello Slot It. E partiamo subito dalla confezione ormai super riconoscibile sia nella forma, nelle dimensioni e nello splendido colore arancione che reca stampato il marchio Slot It. Sfiliamo la parte di cartone e ci rimane in mano la teca in policarbonato che ci consente di vedere la vettura da tutte le sue angolazioni. Come sempre una confezione in policarbonato rigido va a chiudere la nostra teca e poi abbiamo un'ulteriore protezione in termoformato trasparente che evita durante il trasporto che la vettura possa subire dei danni. Come sempre è ben salda sulla basetta, dovremo andare a girarla al contrario, togliere il sacchettino che contiene le informazioni di utilizzo della vettura e poi andare a svitare questa vite per poter andare a togliere la macchina. Sotto la basetta troviamo anche il sacchettino dei sali che va a evitare l'umidità all'interno della teca della vettura, una pratica brugola con due grani che ci permettono così di andare a regolare anche l'assetto della sala anteriore. Il foglietto che troviamo al di sotto della basetta è chiaramente un foglietto scritto in diverse lingue, ci dà qualche indicazione sulla vettura e poi ci fa vedere come ad esempio andare a sostituire le spazzole del pick-up e poi anche come andare a utilizzare correttamente la corona posteriore, eventualmente nel caso in cui dovessimo andarla a cambiare, come andarla a posizionare per un ottimo ingranamento sul pignone e anche come andare a posizionare i due grani che abbiamo visto prima per andare a regolare così l'assetto della sala anteriore. Insomma, un ottimo foglio illustrativo soprattutto per chi ha le prime esperienze con le slot car e non ha ancora troppa dimestichezza. Noi invece passiamo direttamente nell'andare a svitare il fermo che tiene unita la vettura con la sua basetta, così possiamo andare a separare le due parti e trovarci direttamente tra le mani questa splendida Ford GT40 nella sua versione MK2. La macchina come sempre è decisamente molto ben realizzata. Slot It ha decisamente molta cura anche di tutti i particolari. Questa volta partiamo dall'interno perché curiosando un po' tra i vetri in trasparenza dell'abitacolo sono potuto andare a vedere che il sedile lato guida, quindi quello del passeggero che in questo caso è vuoto, ha anche addirittura verniciate tutte le borchie del sedile. Un lavoro decisamente certosino che però ci fa capire quanto i dettagli siano importanti per Slot It. Bellissimo anche il reparto gomme, come vedete abbiamo un copertone con il disegno del battistrada, quindi non abbiamo il classico copertone liscio con una riga azzurra e il marchio Goodyear, decisamente molto ben realizzato, e poi il copricerchio di un color oro metallizzato con il galletto di color argento. Abbiamo dei dettagli anche laddove si utilizzano dei pezzi professionali. In linea generale tutta la vettura è decisamente molto ben realizzata. Chiaramente essendo una vettura di tipo classic, quindi una vettura degli anni 60, non ha una grafica accattivante perché all'epoca le vetture erano decisamente molto meno appariscenti. Però abbiamo moltissimi dettagli come tutti i ganci che si trovano nelle parti laterali della vettura, le maniglie, le tampografie che ci sono sui vetri laterali, la parte posteriore con la presa d'aria sul cofano di colore trasparente, il marchio Ford nella zona anteriore del muso
mezzo e poi ancora questa griglia cromata nella parte anteriore e una griglia traforata nella parte posteriore. Qui nella parte posteriore abbiamo anche bellissimi due fanali rotondi e poi i tubi di scarico di colore ramato brunito. Salta anche subito all'occhio il traversino che va a protezione del motore. Insomma, una vettura, seppur anche dall'aspetto decisamente semplice, così come lo erano le vetture dell'epoca, molto ben realizzata. Una vettura che sicuramente può essere utilizzata sulle piste di tutti gli slot club, ma può essere anche tranquillamente collezionata per un ricordo bellissimo di quella famosissima 24 ore di Le Mans del 1966. Giriamo la vettura al contrario per dare anche una prima occhiata a quello che è il telaio. Notiamo già subito un telaio leggermente più piccolo rispetto a quella che è la carrozzeria della vettura, un banchino staccato dal resto del telaio, si intravede già il magnete e poi un motore Mabuki UK, ovvero un motore a cassa corta in posizione sidewinder. Per poter andare a separare carrozzeria e telaio dovremo agire su due viti, ne abbiamo una nella parte anteriore e una nella parte posteriore. Direi quindi di munirci di cacciavite e andare subito a dividere le due parti. E anche sulle vetture della serie Classic le viti sono di tipo imperdibile. Abbiamo delle viti a passo metrico con la parte finale dello stelo priva del filetto. In questo modo possiamo già anche andarle a svitare leggermente dando un po' di bascolamento tra telaio e carrozzeria. Andiamo così a migliorare sicuramente la stabilità e le sensazioni di guida. Partiamo subito dall'analizzare la carrozzeria. L'abbiamo già vista nel dettaglio con la macchina chiusa, adesso andiamo anche a girarla sotto sopra per ammirarne l'interno. Qui troviamo un abitacolo decisamente di grandi dimensioni. Siamo abituati agli abitacoli oramai un po' più piccolini stile LMP. Qui chiaramente la riproduzione fedele del modello deve per forza avere un abitacolo leggermente più grande perché gli spazi interni sono chiaramente diversi rispetto alle vetture moderne. La Slot-IT in questo caso ha alleggerito per quanto possibile tutto ciò che poteva essere. Infatti, come vediamo, abbiamo le gambe tagliate del pilota presente all'interno della vettura, due fuori, e poi abbiamo anche tutta la parte anteriore alleggerita, infatti è completamente forata. Insomma, Slot-IT ha voluto fare di tutto per cercare di mantenere quanto più basso possibile il peso della vettura. Abbiamo poi ancora due pezzi in aggiunta. Questo pezzo nella parte anteriore che serve per andare a formare tutta la parte del cofano anteriore, compresa questa griglia di raffreddamento, e poi questo pezzo nella parte posteriore. Anche in questo caso va ad essere parte integrante dell'abitacolo della carrozzeria. E per finire abbiamo ancora questo piccolo pezzettino che va a ricreare le due marmitte nella parte posteriore della macchina stessa. Due le colonnette che ci permettono di andare a serrare le viti. Non hanno particolari rinforzi, sono però comunque delle colonnette decisamente molto solide. Quella davanti è leggermente più grande, quella dietro un po' più bassa, sono decisamente dure e robuste, quindi direi sono due colonnette di cui non dovremmo preoccuparci anche in caso magari di qualche urto un po' più forte del normale. Una carrozzeria decisamente molto ben costruita, come vedete molto bassa, una carrozzeria larga, una carrozzeria che se posizionata su una macchina ben preparata può sicuramente darci grandi soddisfazioni. E vista la carrozzeria passiamo adesso al telaio di questa macchina. Un telaio abbastanza piccolino e come possiamo notare ha la possibilità di montare un banchino a 6 punti di ancoraggio. Infatti ne abbiamo due nella parte anteriore, due nella parte laterale e poi due nella parte posteriore. Nella parte anteriore di questo telaio invece è il pick-up ad essere il punto più in avanti rispetto a tutto il resto della vettura. Carrozzeria a parte chiaramente, infatti vediamo che la lama avanzata del pick-up ma già anche il pick-up stesso fuoriescono leggermente rispetto alla parte anteriore del telaio che è tagliata qui al centro. In aggiunta al telaio abbiamo anche nella parte posteriore questi due pezzettini che vanno a ricreare poi il motore della vettura, quello che vedevamo prima con la carrozzeria montata. Come sempre i componenti sono di primissima qualità, sono tutti componenti di tipo professionale. Partiamo dalle pignone di ottone che troviamo sul motore per arrivare alla corona, una corona in bicomponente con gli ingranaggi in materiale plastico, nylon per intenderci, e attacco all'assale posteriore in alluminio. I cerchi posteriori sono anch'essi in alluminio. Anche
anche se colorati di nero. Chiaramente la parte coreografica serve anche a rendere il modello affascinante. L'assale è infulcrato all'interno di due uniball direttamente sul banchino posteriore, gira in modo libero e ha un leggero gioco trasversale che comunque permette sempre un ottimo ingranamento tra corona e pignone. Non abbiamo lo stopper, in questo caso su questa vettura non serve avere un punto di fissaggio nella parte opposta alla corona che evita la traslazione laterale, basta semplicemente la corona ad evitare questo gioco. Spostandoci nella parte anteriore abbiamo un assale in acciaio rettificato, due cerchi in materiale plastico e poi un pick-up a vite. Avevamo già visto prima che è un pick-up a lama avanzata, qui possiamo anche notare che è il classico pick-up a vite. Non è un pick-up basculante, quindi non ha nessuna molla, non è in grado di muoversi in modo verticale, però chiaramente è un pick-up ad utilizzo pista. Sull'assale anteriore è possibile andare ad inserire i due grani sia nella parte superiore sia nella parte sottostante e poter quindi decidere quanto alzare o abbassare l'assale anteriore. In questo modo potremo anche giocare sull'assetto della vettura. I cavi che portano corrente dal pick-up al motore sono entrambi di color nero, sono cavi decisamente molto flessibili e a circa metà della loro lunghezza hanno questo connettore, un connettore molto utile perché ci permette appunto di andare a fare la classica manutenzione sulla vettura senza dover per forza andare a staccare entrambe le parti. E poi è chiaramente utile anche nel caso in cui dovessimo andare a digitalizzare la vettura, ci permette di andare a collegare direttamente sui cavi il chip per la digitalizzazione. Come sempre su tutte le vetture di casa Slot It, ma ormai è un must su quasi tutte le vetture, troviamo il magnete. È posizionato sul banchino, è facilmente amovibile, basterà semplicemente andare a fare una piccola pressione nella parte sottostante di questo banchino e questo potrà tranquillamente saltare fuori. Sul banchino sono presenti altre due sedi dove eventualmente poter spostare il magnete. Ne troviamo una un po' più avanzata rispetto a quella tradizionale dove ora troviamo il magnete posizionato direttamente da Slot It e poi un'altra sede sotto l'assale posteriore. Vi giro la macchina al contrario così lo vedete meglio. Appunto abbiamo il magnete qui in posizione centrale, ma potremo anche metterlo un po' più avanzato in questa posizione o decisamente nella parte posteriore in quest'altra sede. Queste sedi hanno anche la possibilità di andare ad ospitare il peso da 2,5 grammi che ha a catalogo direttamente Slot It. In questo modo potremo rendere un po' più sicura la nostra vettura. Abbiamo parlato della meccanica e abbiamo visto anche la carrozzeria. Sarà interessante adesso andarla a posizionare sulla bilancia perché andremo così a prendere i primi dati per una vettura che potrà partecipare a Modena alla prossima 24 ore di Slot It, che ricordiamolo è anche la prima tappa del campionato europeo. Bilancia posizionata, prendiamo la carrozzeria, la posizioniamo al di sopra della bilancia e abbiamo un peso pari a 15,2 grammi. Alziamo, riabbassiamo la carrozzeria della Ford GT40 MK2, 15,2 grammi. Prendiamo ora il telaio di questa vettura, lo posizioniamo sulla bilancia, abbiamo 48,5 grammi, anche per lui due pesi necessari, 48,5 grammi. Bene, adesso andiamo a riassemblare la vettura in modo complessivo e poi andiamo nuovamente a prenderne il peso totale. Vettura rimontata, posizioniamola sulla bilancia e abbiamo un peso complessivo pari a 64,1 grammi. Alziamo, riabbassiamo, 64,1 grammi. Bene ragazzi, è arrivato anche il momento di andarne a prendere le misure. Con l'aiuto del solito calibro in plastica vado così a prenderne la misura prima in lunghezza. Abbiamo una vettura che misura esattamente 13,4 cm, 134 mm. Passiamo ora anche a misurarne l'ingombro posteriore e quello anteriore. Partiamo nella parte posteriore della vettura, nella parte sicuramente più larga, e abbiamo una misura pari a 60 mm, 6 cm. Spostiamoci nella parte anteriore, qui decisamente più stretta la macchina. Come sempre andiamo a prenderne la parte più larga e qui abbiamo esattamente 58 mm, 5,8 cm.
Per tutti gli amanti delle misurazioni prendiamo adesso anche la misura che troviamo tra il centro della ruota anteriore e il centro della ruota posteriore. Posizioniamo il calibro, abbiamo esattamente una misura pari a 74 mm, 7,4 cm. Ragazzi, queste misure sono importanti sia a livello di peso sia a livello di dimensioni, perché va ricordato che appunto che questa macchina può partecipare alla 24 ore di Slot It, la 24 ore di Modena. Adesso però andiamo anche a provarli in pista e andiamo a capirne le prime sensazioni. Direi quindi che è arrivato il momento di portare in pista questa Ford GT40 MK2 di Slot It e di andarne a capire le sue reali prestazioni, sempre sul circuito astigiano dello Slot Club Asti Calabroni Rossi. Ragazzi, devo dire che questa vettura mi ha davvero sorpreso, perché mai come in questo caso ho potuto apprezzare una vettura veramente molto veloce fin dal primo giro, nonostante l'abbia tirata fuori solo ora dalla scatola. Quindi non ho praticamente fatto nessun tipo di preparazione tecnica. Ricordo a tutti che le uniche modifiche che vado ad eseguire sulla vettura sono l'allentamento delle viti che tengono insieme il telaio e la carrozzeria. Questo mi permette di dare quel leggero basculamento e renderla così più adatta all'utilizzo in pista. Come dicevo, fin dal primo giro mi sono trovato super bene, perché la vettura è molto veloce, non esce dal tracciato, si comporta benissimo in curva. È stata una vettura che fin da subito ha fatto segnare tempi degni di nota. Quello che mi ha sorpreso di più è stata proprio la tenuta in curva, perché normalmente sulle macchine che provo ai primi giri devo prenderci un po' di confidenza. Questa invece si è lasciata guidare, si è lasciata trasportare e giro dopo giro non mi ha praticamente mai messo in crisi. Ho iniziato così a spingere sempre un po' di più e la vettura mi ha seguito sempre in modo corretto e costante. Insomma, non pensavo che una vettura tirata fuori dalla confezione andasse già subito così bene. Calcolando poi che è una delle prime vetture che sono andato a provare in occasione della 24 ore di Modena, beh ragazzi, sicuramente ci farò un pensierino. Adesso tutto starà nella preparazione, però la base è solida, è sicuramente una base sulla quale vale la pena lavorare e perderci un po' di tempo, perché sono sicuro che provandola anche voi avrete le mie stesse sensazioni. Anche la sua forma mi ha convinto decisamente parecchio, perché se la vedete è relativamente lunga, al passo giusto, un passo corretto, e larga e piatta, quindi non risente diciamo del classico capottamento. E poi, essendo una vettura che sarà destinata all'utilizzo di più piloti contemporaneamente durante tutta un'intera giornata di gara, 24 ore sono infatti lunghe, questa mi sembra già un'ottima base di partenza. Cercate una vettura facile e veloce fin da subito? Bene, l'abbiamo trovata. Stiamo parlando della Ford GT40 MK2 di Slot It, una vettura che se fossi in voi non mi farei di certo sfuggire. Ragazzi, come sempre, se avete trovato interessante quello che vi ho mostrato nel video, mi raccomando mettete un like, scrivetemi nei commenti se avete già scelto la vostra vettura per la 24 ore di Modena oppure se siete ancora in attesa di fare la vostra scelta. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti. Io come sempre vi do appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.